Eccoci qui ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Quale occasione migliore per cominciare ad analizzare il prossimo avversario del Napoli, Frosinone-Napoli? Sarà la prima partita del campionato. Ieri ovviamente ha giocato il nostro Napoli, abbiamo fatto il post partita contro l'Apollo Limassol che mi è piaciuta tantissimo la partita per quanto riguarda l'intensità, il minutaggio, siamo lucidi e abbiamo soprattutto due attaccanti da invidiare a tutta la Serie A e non, perché sì, Osimhen è una macchina da gol, ma avere un Simeone che entra e vede la porta ogni qualvolta gli si crea l'occasione la butta dentro è tanta roba. Però siamo qui quest'oggi ad analizzare un attimo la partita Frosinone-Pisa di ieri, perché ovviamente sono andato a guardarmi numeri, gol per come ha giocato, gli highlights, le statistiche e ciò che è successo nella partita di Coppa Italia vinta dal Frosinone per 1-0, che passa al turno successivo, affronterà uno tra Torino e Feralpi Salò. Vedremo poi come andrà a finire la loro Coppa Italia, ma siamo qui a vedere, a cercare diciamo di capire che partita potrà essere e volevo analizzarla con voi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, perché la sezione commenti per me è una cosa importantissima per quanto riguarda la condivisione di idee. Come sapete rispondo praticamente a tutti e vi aspetto numerosi. Se non vi siete iscritti ancora al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Serie A che entra nel vivo. Cominciamo ed analizziamo la partita di ieri del Frosinone un attimo e poi vi dico un paio di cose sull'aspetto tattico del Napoli che abbiamo sicuramente ne abbiamo sicuramente parlato ieri nel video, ma volevo un attimo riprenderle perché ci sono degli snodi tattici che mi intrigano e non poco. Il Frosinone ieri ha giocato un discreto primo tempo andando in vantaggio, è vero, con un'autorete, però ha avuto anche l'occasione per raddoppiare e per mettere la partita in cassaforte. Non c'è riuscito. 8 tiri in porta, 5 nello specchio, quindi vediamo già da questo che è una squadra che quando arriva sotto porta ci arriva per metterti in difficoltà e organizzata come si deve, e non è una squadra che costruisce gioco per espedienti o diciamo costruita sull'errore avversario e poi scatta un contropiede. No, Di Francesco lo sappiamo, è un 4-3-3, cerca un'identità di gioco ben precisa. Ovviamente per i 4-3-3 bisogna comunque vedere le caratteristiche dei calciatori che hai, a livello tecnico come sei messo soprattutto sugli esterni d'attacco. Il Frosinone può dire tranquillamente da sua ed è una squadra che già, se vediamo la partita di ieri, eh, con le linee ben organizzate e dove tutti quanti sanno perfettamente ciò che stanno facendo. Ovviamente non stiamo parlando del Real Madrid, assolutamente. Ci sono due formazioni che si scontreranno, Frosinone e Napoli, dove una è tecnicamente superiore, però non è da sottovalutare sicuramente la squadra di Di Francesco, perché vorrà sicuramente dire la sua e non è salita in Serie A per scendere di nuovo. Quindi attenzione alle neopromosse in primis. Poi il Pisa nella partita di ieri ha cercato di recuperare il risultato, ci è andata vicinissima anche a fine partita. Voi un po' di sfortuna, voi un'organizzazione difensiva del Frosinone che comunque ci sta ed è discretamente buona. Dobbiamo trovare le contromisure e cercare di insaccare un paio di palloni per portare questa partita a casa. La situazione del Napoli che volevo analizzare è un attimo la situazione Raspadori. Ieri abbiamo cominciato la partita, ovviamente le formazioni davano un 4-3-3, ma di 4-3-3 non si può parlare perché Raspadori ieri ha giocato tutto il primo tempo dietro a Osimhen, quasi come trequartista. Nel secondo tempo ovviamente c'è stato l'affaticamento di Elmas, è stato spostato come mezzala, ma Raspadori esterno in primis non rende, secondo lo vedi che in mezzo al campo non fa niente da esterno. Non è il calciatore che ti va a puntare l'uomo e se ne va sulla fascia, non lo è. Raspadori è quel calciatore che secondo me messo dietro la punta
può creare tantissimo scompiglio, soprattutto in partite come questa contro il Frosinone, per esempio, dove puoi avere un Osimhen che si porta 1/2 centrali in marcatura, perché vuoi la caratura del calciatore, vuoi le caratteristiche di Osimhen che in marcatura, anche a detta di difensori del campionato passato, hanno cercato di arginarlo, diventa difficile. E la stessa cosa lo può fare Simeone, quindi hai due punte e un trequartista che non è un trequartista, però lo può fare tranquillamente come Raspadori, che può creare scompiglio. Perché? Perché le due punte si portano gli uomini addosso e Raspadori ha spazio per creare un 1-2, tirare in porta perché destro-sinistro la porta la vede, può allargare tranquillamente sulla fascia sinistra come abbiamo visto ieri, voi automatismi che abbiamo visto anche con Spalletti. Olivera ieri ha fatto una grandissima partita a livello di inserimento, molto più di altri match anche dell'anno scorso, perché man mano che andiamo avanti Olivera acquista fiducia, è un grandissimo calciatore e non si discute. E ieri hanno creato scompiglio lui e Quara su quella fascia sinistra, cosa che non abbiamo fatto a destra perché appunto Raspadori era stato schierato in questo tridente che poi non è stato un tridente, e la fascia destra se l'è curata più Elmas e Di Lorenzo in salita, Di Lorenzo che ha spinto un po' meno del solito, cosa che abbiamo fatto a sinistra. Quindi affrontando una squadra con un 4-3 come quella di Di Francesco, secondo me lo snodo principale sarà al limite dell'area di rigore per vie centrali, dove avremo in primis superiorità numerica e per secondo avremo calciatori tecnici di livello altissimo, Zielinski, Raspadori, Kvaratskhelia, lo stesso Lobotka che può scendere, non giocherà Anguissà, quindi credo giochi Elmas, poi vedremo se Garcia schiererà Caiust dal primo minuto, non sappiamo ovviamente, indiscrezioni di formazione eccetera eccetera, faremo poi il pre-partita come faremo tutti i pre-partite del campionato di Frosinone-Napoli, però possiamo già avere qualche indicazione dalla partita di ieri. È un Frosinone che non ha avuto sicuramente il pallino del gioco per tutto il match, perché il possesso palla e numericamente i passaggi effettuati dal Pisa sono di più, e anche quelli riusciti sono di più in percentuale, anche se minima. Quindi dobbiamo fare attenzione alle ripartenze, dobbiamo fare attenzione quando ci affrontano che siamo sbilanciati in avanti, perché lo saremo e lo siamo sempre stati anche con Spalletti. Però le indicazioni che ci ha dato nella partita di ieri contro la Pollon Limassol del Napoli, in aggressione nel recupero palla, quando perdevamo palla in attacco, mi è piaciuta tantissimo. E poi c'è una cosa che mi ha affascinato e dove mi sono messo a riflettere, e sono i passaggi anche da dietro alla linea del centrocampo a cercare o l'esterno d'attacco o la punta addirittura in area di rigore rasoterra, perché l'anno scorso il Napoli aveva Rachmani e Juan Jesus che con i piedi sono superiori a Kim e a Ostigat. Kim non si discute per tutto il resto, ma non sto dicendo che Kim è più Rachmani è più forte di Kim eccetera eccetera, no, sto dicendo che in fase di impostazione sono due difensori che hanno una visione di gioco diversa e un piede un tantino migliore degli altri due. Quest'anno ne hai 3 su 4, perché se vogliamo non bocciare, perché non è una bocciatura assolutamente, però Ostigard con i piedi è un tantino dietro a Rachmani, a Juan Jesus e allo stesso Nathan. Poi vedremo se vengo smentito, ma non credo, perché i piedi di Nathan si sono visti anche nei video che possono girare online, nelle apparizioni che sono state fatte dal calciatore anche prima del Napoli. A livello tecnico e di piedi non si discute, vedremo poi come riuscirà ad incamerare i meccanismi della difesa. Quindi hai 3 centrali su 4 fortissimi ad impostare, e abbiamo visto ieri gli stessi automatismi del Napoli di Spalletti sulla sinistra, non li abbiamo visti a destra per la situazione Raspadori. Però questa situazione Raspadori trequartista a me non dispiace in primis, perché tutti quanti
stanno già mettendo Raspadori sul patibolo. A me Raspadori non mi entusiasma, a me Raspadori così, a me Raspadori così. Raspadori l'anno scorso ha fatto pochi gol, sì, però ragazzi la fattura dei gol fatti da Raspadori l'anno scorso, al di là di quello dello Spezia che comunque a fine partita la devi buttare dentro e devi avere la lucidità per poterlo fare. C'è quel gol all'Ajax che stoppa di destro e sinistro sotto la traversa in un fazzoletto. C'è il tiro al volo contro la Juve. A livello tecnico e di piedi non si discute, quindi potrebbe creare scompiglio perché ha quelle movenze anche da falso 9, difficile da prevedere, difficile da marcare, e quando hai una punta davanti che ti crea spazio, poi c'è tutta la tecnica del Napoli da su cui poter contare. Zielinski, Raspadori, Kvaratskhelia a sinistra, lo stesso Lobotka che scende e si aggiunge alla trama di passaggi, quindi al limite dell'area di rigore possiamo creare scompiglio, imbucare e mi auguro andare in rete più di una volta. Vedremo come andrà a finire la partita. Una prima analisi su questo Frosinone l'abbiamo fatta, andremo nel dettaglio prima dell'inizio del campionato, ragazzi. Iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.